Ciao agli amici di Italia Squisita, sono Daniele Citeroni, sono lo chef e il titolare dell'Osteria Office. Oggi ci troviamo ad Offida, nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, per farvi vedere come si realizza dall'A alla Z un'oliva alla scolana. L'oliva alla scolana è un prodotto tipico della regione Marche, nella realtà lo troviamo in tutta Italia, ma sicuramente ad Ascoli Piceno affermiamo la sua creazione. È un'oliva in salamoia, tenera scolana DOP, è una drupa, una tipologia di oliva che appunto va farcita con le 3 carni. La ricetta tradizionale prevede bovino, suino e avicola, quindi tacchino o pollo. Iniziamo da sedano, carota e cipolla, quindi andremo semplicemente a tagliarla grossolanamente. Abbiamo le 3 carni e iniziamo. Olio extravergine d'oliva, sale, una buona macinata di pepe e iniziamo a soffriggere. Ben rosolato, andiamo a leggermente sfumare con del vino bianco. Facciamo evaporare l'alcol, aggiungiamo l'ultimo ingrediente, il tempo, quindi attendiamo 30-35 minuti a fuoco medio-basso e lasciamo che la carne si stufi. L'oliva alla scolana nella sua storia parte addirittura in una veste vegetale, quindi qui parliamo di fine Settecento, trova subito la sua veste invece con la farcia di carni perché appunto nelle grandi famiglie nobili gli avanzi degli arrosti venivano poi rilavorati affinché diventassero poi la farcia di quella che oggi è l'oliva scolana. Nel frattempo andiamo a lavorare l'ingrediente principe e la tradizione vuole che l'oliva tenera scolana venga denocciolata a spirale per poi ricomporsi come era in origine. Partiamo dalla parte sopra e andiamo piano piano, filando il nocciolo, andiamo a girare intorno fino a chiuderci nella parte finale. E così abbiamo la nostra oliva. Di questa tenera scolana ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che sono in salamoia, quindi hanno una gradazione di sale molto importante e quindi vanno messe a dissalare almeno per 6-8 ore. Passati i 30-35 minuti ci siamo, il grasso e lo zucchero delle verdure ha creato quella cremina che donerà la morbidezza all'impasto. Rovesciamo tutto nel tritacarne, non voglio assolutamente buttare via nulla di quello che è nella pentola perché è proprio completamente il sapore. Quindi accendiamo. A questo punto abbiamo ottenuto il trito delle carni. Il primo ingrediente da aggiungere sono le uova. Parmigiano reggiano, il profumo per eccellenza marchigiano, la noce moscata. La noce moscata conferisce proprio questa particolarità nel profumo dell'impasto.
macino tutto in pentola perché poi mescolo tutto in pentola, in modo da recuperare tutto il sughetto, la parte grassa. Considerate che una volta in cottura l'uovo tira leggermente, quindi dobbiamo partire sempre da un impasto più morbido. Siamo pronti a farcire la nostra oliva ascolana. Ci creiamo delle piccole palline di carne, ci aiutiamo con tutte e due le mani ad aprire la nostra oliva a spirale, mi raccomando, e il passaggio è molto semplice. Racchiudiamo la carne nell'oliva. Qui c'è da fare attenzione a due cose nello specifico. Uno, la quantità, quindi la proporzione della carne rispetto all'oliva, che dà l'equilibrio del prodotto. Seconda cosa importante, dobbiamo stringerle, dobbiamo aiutare a legarsi insieme impasto e oliva. La quantità della carne non deve essere eccessivamente abbondante rispetto all'oliva. Una volta farcite le nostre olive, andiamo a panarle. Passaggi classici: farina, vanno ben pulite, in modo che la parte umida farà una sorta di prima membrana. Andiamo nell'uovo. Le tuffiamo nel pan grattato, torniamo nell'uovo, di nuovo pan grattato e le nostre olive all'ascolana. Andiamo a dare 2 leggerissime panature, quindi non dobbiamo uscire con un prodotto che abbia una panatura troppo spessa, perché non è l'oliva ascolana. Ultimo passaggio, la frittura dell'oliva ascolana. In passato si friggeva con lo strutto, sicuramente l'olio extravergine d'oliva non era un elemento da frittura per tutti. Oggi andiamo ovviamente a friggere con un olio di semi di girasole altoleico, Frien di Olitalia. Quest'olio non trasferisce nessun aroma, nessun odore al prodotto che sto friggendo, così da mantenerlo integro e farne risaltare le sue qualità. Dovremo avere una giusta temperatura, la ricordiamo, 175-180 massimo. In questo caso andremo a utilizzarne almeno un paio di litri per un mezzo chilo di olive. Eccoci, siamo arrivati con la temperatura e procediamo alla frittura. Vedete che già iniziano leggermente a colorare. 1 minuto, 1 minuto e mezzo, 2 minuti al massimo saranno cotte, ma normalmente non arriva mai al secondo minuto. Eccole qui, belle imbiondite. Sgoccioliamo bene. Abbiamo già la frittura bella asciutta. Della cottura dell'oliva ascolana mi ricorda quando noi attendavamo la nonna che li friggeva e ovviamente le lasciava incustodite. Noi andavamo subito a rubarle, ma sono bollentissime, quindi con quest'oliva bollente fumante in bocca venivamo subito scoperti del furto prima del momento del pasto.
Il bello di una buona oliva ascolana è che abbiamo la parte croccante fuori, la parte sapida dell'oliva in salamoia col retrogusto del finocchietto, per poi arrivare alla parte morbida e saporita. Formaggio, la carne rendono l'oliva ascolana un'esperienza. Il racconto dell'oliva ascolana è sicuramente l'occasione perfetta per presentarvi il nuovissimo libro di Italia Squisita, Aperitivo. Questa storica ricetta è diventata negli anni un gustoso cibo d'aperitivo. La troverete in questo libro insieme ad altre ricette di cocktail e snack per celebrare il grande rito dell'aperitivo italiano. Vi ho fatto vedere come si realizza una vera oliva ascolana, quindi provate anche voi a fare la vostra oliva ascolana, o altrimenti venitemi a trovare al ristorante o in tutto il Piceno ci sono ottime olive ascolane. Un saluto agli amici di Italia Squisita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!